Ciao a tutti e bentrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. È passato qualche tempo da quando avevo provato la Lux World Cup, ovvero la bicicletta di Canyon che viene utilizzata da Mathieu van der Poel e Puk Pieterse in Coppa del Mondo. Oggi invece viene lanciata la sua sorella a lunga escursione, ovvero la nuova Lux Trail, bicicletta che per il 2023 era sparita dai radar Canyon per ripresentarsi con un telaio completamente rivisitato, soprattutto con un telaio che va a portare qualcosa di nuovo, qualcosa che potrebbe essere la nuova Lux che vedremo in Coppa del Mondo nei prossimi tempi. È una bicicletta che potrebbe entrare in quello che è il mondo down country. No, God, please, no, no! Ma in realtà, secondo me, questa è una XC pura a lunga escursione. Parliamo di 115 mm al posteriore, quindi 5 mm in più rispetto alla vecchia Lux Trail, con forcella anteriore da 120 mm. Quello che viene cambiato però è il sistema ammortizzante, che rimane sempre un monopivot senza giunto Horst sul posteriore, ma è stato modificato il link della sospensione. Infatti c'è presente un hanging rocker, ovvero il rocker, la bielletta non è più attaccata sotto all'ammortizzatore ma sopra al tubo orizzontale, una cosa che avevamo già visto abbastanza simile nella Specialized Epic World Cup. E anche qui l'ammortizzatore va a essere un po' scavato, un po' inglobato all'interno del tubo orizzontale per spostare ancora più in alto l'ammortizzatore, per metterlo praticamente in linea con quello che è il tubo orizzontale. Canyon ha un po' scavato il tubo e questo dà una sensazione di bicicletta molto nuova. Altra cosa che cambia tanto è lo standover, che come si vede lo slooping è bello accentuato. Questo perché l'idea di Canyon è quello di andare a fare una bicicletta con lo standover più basso possibile per riuscire a dare massima libertà di movimento in discesa quando si abbassa la sella, perché l'idea di Canyon con la nuova Lux Trail è proprio quella di creare una bicicletta da cross country pura, quindi con la reattività, la cattiveria e le performance della Lux World Cup, ma con quel pizzico in più di facilità in discesa di una bicicletta da trail. Non è una bicicletta trail, io non la chiamerei neanche down country, perché qui la sensazione è quella di essere su una bicicletta da cross country a tutti gli effetti. Canyon cosa ha fatto? Perché ha cambiato lo schema di sospensione? Perché così facendo la curva di compressione è cambiata, è un po' più morbida. Qui abbiamo una sospensione molto più sensibile in partenza, si ha una sensazione di maggiore comfort ed è una cosa che è la prima cosa di cui mi sono accorto, ovvero è come se la Canyon Lux Trail fosse un po' più morbida rispetto alla sorella World Cup, ma attenzione, non vuol dire che è seduta, si ha come stare su un piccolo cuscinetto, soprattutto quando si va a passare sulle rocce, sulle radici, si ha una sensazione di maggiore fluidità, si ha comunque un ammortizzatore che è bello sostenuto, perché quando si è in pedalata qui si ha veramente tanto sostegno. La bicicletta è una bicicletta da cross country, è una cosa che continuerò a ribadire in questo video, perché in tanti penseranno la Lux Trail è una bicicletta trail. No, la Lux Trail è una bicicletta da cross country, una bicicletta che io non faticherei per nulla a vedere in Coppa del Mondo, salvo che è un po' più pesante. È un po' più pesante perché Canyon ha voluto realizzare un telaio che nudo pesa 2 kg, ma che porta nel mondo del cross country e delle marathon qualcosa che ancora non avevamo visto: il vano porta oggetti. Quello che ormai è d'abitudine, ormai è di serie nel mondo trail, nel mondo enduro, il buco in cui mettere tutte le occorrenti per la riparazione nel tubo obliquo adesso compare anche su una bicicletta da 120. L'avevamo visto già nella Focus Raven, che è una hardtail ma con una filosofia che secondo me è molto vicina a quella della Lux Trail, perché qui abbiamo una mountain bike full suspended da 120 mm pensata per andare lontanissimo, non per gareggiare ma per andare alla ricerca di quelle avventure
infinite. Io la ritengo che sia ideale per le marathon più lunghe, che sia una bicicletta da gara tappe. Canyon dice che è la bicicletta perfetta per fare gli FKT, che sono i fastest no time, una cosa che in Italia non è molto consueta, ma sostanzialmente sono quei lunghi percorsi magari che normalmente si coprono in 10-12 ore. Ecco, lì c'è qualcuno che cerca di abbassare costantemente il tempo. In solitaria non è una gara, è prendere, partire, cercare di fare il tempo più veloce e tornare a casa, e per questo è importante avere con sé tutto l'occorrente per una riparazione sui sentieri, e per questo Canyon ha proprio realizzato la Lux Trail in quel modo lì, ovvero come se fosse una sorta di officina a due ruote, perché abbiamo, oltre al vano portaoggetti nel tubo orizzontale, il coperchio ha una possibilità di portare con sé, di mettere la bomboletta di CO2 con anche l'erogatore. In più abbiamo sotto il tubo orizzontale un multitool molto piccolo ma con tutto quello che serve, e addirittura all'interno del manubrio abbiamo il sistema di riparazione tubeless a vermicelli Samurai, quello diventato famosissimo per la Cape Epic, non a caso creato da Stefan Sam, uno che di Cape Epic se ne intende veramente tanto. Naturalmente, essendo pensata per le lunghe distanze, come la World Cup, ha il doppio portaborraccia, che ormai è un must nelle biciclette da cross country, soprattutto se pensate per le marathon. Novità, oltre naturalmente al telaio, è anche il manubrio integrato realizzato direttamente da Canyon, che presenta un backsweep e un upsweep dedicati espressamente a questa bicicletta, perché l'idea è quella di mettere il biker in sella per farlo stare comodo a lungo. Infatti, tra il manubrio, che è un po' più rialzato, non è buttato in avanti, ma anche quella che è la geometria che Canyon chiama geometria all day long, quindi una geometria per stare tutto il giorno in sella, con le due cose principali sono il tubo sella da 76 gradi, quindi verticale, non estremo ma bello verticale, e quello che è l'angolo di sterzo da 67 gradi. Anche qui un angolo di sterzo abbastanza aperto ma non estremo, perché quello che vuole fare Canyon con la Lux Trail è dare una bicicletta che vada a essere performante in salita e in discesa, e il bilanciamento assoluto tra grandi performance in salita e in spinta, in pedalata, e divertimento in discesa è quello che ho provato durante il test. Tra l'altro io l'ho provata in questo inizio di inverno, quindi dove i sentieri erano sporchi, i sentieri erano bagnati, umidi, e forse avere una bicicletta di questo tipo che mi permettesse di essere un po' più tranquillo in discesa e sul tecnico ha fatto veramente la sua parte. I fiumi, la posizione di sella è diversa rispetto a quella della Canyon Lux World Cup, perché là sei tanto buttato in avanti. Qui la posizione racing viene edulcorata, quindi si sta un po' più alti con le spalle, questo merito proprio del nuovo manubrio integrato. Questo dona un grandissimo comfort sulle lunghe distanze. La Lux Trail è la bicicletta che, devo ammettere, io sceglierei adesso se dovessi andare a rifare il percorso della Coppa del Mondo Marathon a finale. Vi ricordate che avevamo pedalato tutto il giorno, avevamo fatto 9 ore per fare 100 km, 4000 metri di dislivello? Ecco, se dovessi scegliere una bicicletta per quel tipo di avventura, per quel tipo di uscita, sceglierai questa, un po' perché ha con sé tutto l'occorrente, un po' perché la geometria mi fa stare più comodo, un po' più alto, ma anche il fatto che la posizione di pedalata, la spinta sia quella di una cross country, mi darebbe tutta la potenza di cui ho bisogno nelle salite ripidissime e molto corte che avevamo incontrato a Finale Ligure, e per di più con quella capacità di andare a giocare un po' di più nelle discese tipiche del finalese, per anche dare più divertimento. Rispetto alla Lux World Cup, inoltre, qui abbiamo uno schema di sospensione che è un po' più reattivo, ha un po' più di pop
e quindi ci si trova anche molto più spesso con le ruote staccate da terra. Quando ci sono gli ostacoli, piuttosto che aggirarli oppure cercare di passargli sopra assecondandoli, si fa quasi prima a caricare, un piccolo bunny hop, si passa sopra e si va via alla velocità della luce, perché qui comunque l'idea primaria è quella di andare veloci. Non è una bicicletta pensata per essere solo divertente, è una bicicletta pensata per andare forte. Una bicicletta per chi vuole portare lo spirito racing lontano dai circuiti di gara, ma l'idea è quella di spingere sempre. Questa che vedete da parte a me è la Canyon Lux Trail CFR con un peso di 11 kg 300 grammi, senza naturalmente camera d'aria, multitool, bombolette di CO2. Ecco, il peso nudo di questo modello è di 11 kg e 300 grammi. Se invece andiamo a mettere tutto l'occorrente per le riparazioni, io sono andato a 12 kg e 100 grammi, quindi comunque una bicicletta che rimane bella leggera. Questo è anche il modello più leggero in gamma, perché è quello montato con lo Shimano XTR e le sospensioni Fox, sia la 34 Factory anteriore da 120 mm, sia l'ammortizzatore Float SL. Non è il top di gamma perché sopra di essa c'è quella montata con RockShox e SRAM AXS, che però è più pesante. Qui tra l'altro anche il prezzo è molto interessante, perché siamo a 6.999 euro, quindi un top di gamma sotto i 7.000 euro, che di questi tempi non è certo una cosa facile da trovare. Diciamo che Canyon con questa bicicletta ha ribadito ancora una volta che il suo punto prezzo è ben più basso della media e dei suoi diretti competitor. Nel rifare il telaio è stato inoltre anche ripensato il passaggio interno dei cavi. I cavi entrano direttamente dalla serie sterzo, ma sono fatti in modo che ci sia la massima linearità all'interno del telaio. I cavi passano praticamente dritti, cercando di fare meno curve possibili. Questo per semplificare il loro lavoro, per evitare rotture e per anche rendere più facile il montaggio quando bisogna far passare i cavi dentro il telaio. Sempre per evitare rotture sia del telaio sia dei cavi, sulla serie sterzo è presente il sistema che va a bloccare la rotazione del manubrio in caso di caduta, quindi il manubrio non può ruotare completamente, non può andare a impattare sul tubo orizzontale. Canyon con la Lux Trail secondo me ha portato qualcosa in più rispetto alla sua Lux World Cup. La Lux World Cup non era una rivoluzione rispetto alla Lux precedente, qui invece abbiamo veramente qualcosa di nuovo, un telaio completamente riproposto che è anche molto interessante. Sono molto curioso di capire se nella prossima evoluzione della Lux, quella utilizzata in Coppa del Mondo, seguirà questa idea, quindi un telaio un po' più basso, un po' più compatto, con uno stand-over più corto per andare a semplificare la vita nelle sezioni tecniche, magari andando a togliere quello che è il sistema di aggancio del multitool sotto l'orizzontale, quindi cercare di andare ad alleggerire la struttura per avere una bicicletta pronto gara attorno ai 10 kg, 10 kg e mezzo, ma non mi stupirei per niente se quest'anno alla Cape Epic i ragazzi del Canyon Northwave Factory Team si presenteranno con questa Canyon Lux Trail, perché secondo me è la bicicletta perfetta per quello che è il mondo Cape Epic e gare a tappe, ma anche quella che io vedo bene per noi amatori che sì, andiamo a gareggiare la domenica, magari soprattutto se facciamo le lunghe marathon, ma poi utilizziamo la bicicletta in modo assolutamente versatile, magari nelle vacanze estive in alta montagna dove si vanno a fare dei sentieri un po' più complicati, un po' più tecnici, ma si vuole anche più comfort rispetto a una bicicletta da cross country super cattiva buttata verso il basso, e anche per quelle girate veloci insieme agli amici, magari proprio nel finalese, dove questa bicicletta potrebbe dire la sua, naturalmente guidata.
come un XC e guidata da qualcuno che ne sa. Bisogna caricarla abbastanza sull'anteriore, non ci si può stare troppo indietro, altrimenti l'anteriore va un po' a perdersi. Bisogna comunque caricarla, soprattutto in entrata di curva, bisogna andare a spingere per farla uscire, perché comunque stiamo parlando di una bicicletta leggera che quando la velocità si alza e il terreno diventa tanto rotto, tanto cattivo, tende un po' a essere nervosa, perché comunque non avendo il peso che la tiene giù, bisogna tenerla giù noi con le braccia e soprattutto lavorare tanto di gambe per dargli la possibilità di assecondare molto bene il terreno. Io poi l'ho settata con le sospensioni leggermente più morbide, con meno pressione rispetto a quello che utilizzo di solito, con infatti un sag del 25% circa. Questo perché ho voluto sfruttare fino in fondo un po' quello che è la filosofia del mondo down country, diciamo, del mondo XC a lunga escursione, ma un po' perché con il sistema a 3 posizioni che c'è sia su quelle montate Fox sia su quelle montate Rockshow, grazie alle nuove versioni delle forcelle e sospensioni Rockshow, quindi sempre a 3 posizioni, si ha il tutto bloccato che permette di avere una bicicletta quasi rigida. C'è un po' di gioco, come è giusto che sia, ma molto molto poco. Poi si ha quella che è la posizione intermedia, quindi che dà un po' più di freno in compressione, che permette soprattutto sulle salite con un terreno particolarmente sdrucciolevole dove serve tanta trazione sul posteriore, di avere la ruota che segue il terreno e che aggrappa il sentiero e quindi si riesce a salire meglio, e poi in discesa si apre tutto. Quindi avendo queste 3 posizioni, riuscire a dare un po' più di morbidezza soprattutto nella prima parte del travel della sospensione, secondo me è la cosa ideale e che fa anche divertire di più, perché si ha quell'idea di una bicicletta un po' più facile da guidare quando le cose diventano tecniche e difficili. A me dispiace solo che la Lux Trail è stata lanciata adesso all'inizio dell'inverno, quando le giornate sono corte e non si ha tantissimo tempo per stare fuori sui sentieri. Forse l'unica cosa che posso fare è andare a mettergli un faretto davanti al manubrio e divertirmi anche quando cala il buio. Benissimo ragazzi, se siete arrivati fino a qua vuol dire che il video vi ha interessato, quindi adesso aspetto i vostri commenti qui sotto, dubbi, curiosità, domande, aspetto qualsiasi cosa. Ma prima di salutarvi, 3 consigli finali di Pianeta Mountain Bike, ovvero mettere un bel like a questo video, iscrivervi al canale cliccando sul bottone rosso qui in basso e soprattutto gas aperto. Alla prossima! E devo dire, aspetta che c'è il gatto che deve uscire. Ciao Tokyo, vuoi uscire? Vai.